Per questa ricetta abbiamo bisogno di una base di nudismo dei Blink 182, un po' di spezia canadese in odor di Sum 41, un trito misto di Finlay e Velvet, una punta di Achille Lauro e una bella spolverata di Calcutta. Mescoliamo bene bene e lasciamo sedimentare. Per quanto? Per esattamente 29 minuti. Eccoci qua. Basta con la frusta e andiamo di mestolo. Quello che otterremo sarà questo disco qui. La mia stanza di Nazca. C'è da dire che non si è nascosto Nazca e nella sua copertina ci fa vedere praticamente tutto ciò che troveremo nell'album, o quasi. Sono venuto a conoscenza dell'esistenza di Nazca e quindi di questo album leggendo un articolo nel quale veniva intervistato. Ho trovato un paio di risposte senza senso e di conseguenza sotto si è aperto un mezzo dibattito punk, non punk, viva il ritorno delle chitarre distorte. Lui stesso era abbastanza confuso, il che mi ha incuriosito molto. E quindi sono andato a vederlo. Sono andato a vederlo ed ascoltarlo ed eccoci qui. Partiamo dal titolo, La mia stanza. Non è esattamente un titolo innovativo. Infatti, tra versioni del titolo identiche e versioni dove nella mia stanza oppure piccola variazione abbiamo l'album, come detto, dura 29 minuti su 10 tracce, il che vuol dire che abbiamo delle tracce molto brevi. E ora vi do una breve mappa, una leggenda per comprendere meglio e sapere che cosa andare ad ascoltare a seconda di che cosa abbiate voglia. Vi mancano da morire i Blink? Vi mancano da morire i Velvet? Vi mancano da morire i Finlay? Perfetto. Traccia numero 2, traccia numero 3. Mai come gli altri e non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo, brano numero 3. Diventerà una star. Blink. Ok. Nostalgia di un bel ritornello anni 90 in stile rough. Traccia numero 6, Cattiva. Che ci resto povero, sì, però poi torni qui a farti prendere i capelli e mordermi, perché tu sei cattiva. Siete curiosi di sapere che cosa succederebbe qualora Max Pezzali incontrasse un bassista con un Mark Bass 12 coni e contemporaneamente un chitarrista con la distorsione più grezza e putrida della galassia? Brano numero 7, Fottuto Sabato. Mamma, che basso.
Vi interessa un Achille Lauro che fa un qualcosa su dei suoni in stile Roadhouse Blues dei Doors? Brano numero 1, A testa in giù. E allora, se proprio vi piace Achille Lauro, a questo punto non potete fare a meno che incontrare una traccia che è come se fosse stata fatta da lui insieme a Morgan, che suona il basso più grande del mondo, e il Mark Bass 66 coni di cui abbiamo già accennato, con collegati un paio di muff. Ah, e un urlo a caso dei Clash. Tutto questo nel brano numero 9, Fuori controllo. Rolls Royce. Sono pure alcolizzato, esco dalla doccia tutto profumato, il resto la cosa più punk è scopato. Ah, questo è troppo forte. Brano, no, voglio risentirla questa. Aspetta. Ma ci hai guadagnato, sono pure alcolizzato, esco dalla doccia tutto profumato, il resto la cosa più punk è scopato, in camera sto con Pamela. Ma ogni tanto vi va un po' di indie italiano, no? Un po' di Coez, un po' di Calcutta, soprattutto Calcutta. Non vi preoccupate. Brano numero 4, A nessuno. Ah. Anzi no, c'ho ancora tutta questa notte in gola, in testa, non c'ho il mal di testa, ma un colpo di pistola, visti dall'alto, senza vestiti, sembriamo due sagome degli omicidi. Brano numero 5, Pronto soccorso. Che tanto non tornerai, non te lo dovevo dare, il cuore, sei stata tu la mia prima overdose d'amore, con te io non ho più mezze misure, quando ne rispondi vorrei fare un casino, perché ho 25 anni, ma sono un ragazzino, pronto soccorso, stronzato ai dottori a parlare di te. Prossimo brano, numero 8, Male. Anche se non importa, tanto non ci vedremo più. Mentre ti guardo non vado e qui sembra una frase fatta, sono vuoto l'uomo. Fammi male. Brano numero 10, Wando. Quanto ci stai male, lo sai solamente tu. Non darmi un'altra volta, un'altra volta. Hai perso la voce, un'altra cicatrice, quel pezzo di Elvis che mettevi sempre su. Ascoltiamo un'altra volta. Va bene dai, va bene dai. Facciamo finta che non piangi mai. Va bene dai. A volte fa schifo vivere, i respiri corti, medicine e soldi, e poi quanti viaggi, scherzi che non torni più. Non dirlo un'altra volta, un'altra volta. Non sai quanto vorrei essere lì a casa, ma tu mi rivedi, vai per la tua strada, che ci vediamo un'altra volta. Vai. Facciamo finta che non piangi.
Va bene dai, a volte fa schifo vivere. Scusami se grido, se non sono bravo a tenermi le lacrime come sai fare tu. E sbaglio un'altra volta. E per favore non guardarmi, non so essere forte come te che resti in piedi mentre tutto viene giù. E ci riesci un'altra volta. Va bene E allora, che dire? È una cozzaglia di generi? Certo che lo è. È un album innovativo, scritto benissimo o anche solo scritto bene, ecco. No, assolutamente no. Però mi fa ridere, mi fa simpatia. Non sempre, ovviamente, un po' meno, un po' più, però comunque a me piace, soprattutto trovo trasparenza, trovo onestà, a partire dalla maniera in cui è registrato. Mi piace il fatto che degli strumenti si sentano, che ne so, il rumore del dito sulla corda che scivola, il primo attacco magari di una nota o la voce sua che dice ma stiamo registrando o qualcosa del genere, per esempio. Mi piace, trasmette secondo me quello che lui vuole trasmettere, cioè una musica un po' più diretta, ecco. E soprattutto non si dà delle arie. Ora sarà che veniamo da album tipo quelli di Madame, cioè, dove tutto è veramente costruito per attribuirsi una pomposità che non sta né in cielo né in terra. E invece, forse, non lo so, questa freschezza a me fa un bel effetto. Ora, non sto andando a comprarmi il disco domani mattina, però, cara massaia o caro ascoltatore di musica mentre guidi la macchina, visto che se ascolti la musica in quella maniera non ti interessa niente della musica, in maniera, voglio dire, seria, e non c'è niente di male in questo, sai che c'è? Almeno ascoltati una roba così, che ha senso, trovi quello che cerchi, perché comunque sia è ritmato, perché comunque sia è allegro, ci trovi quelle parolacce che tanto vi fanno ancora provocazione, io non mi spiego come sia possibile, ma tant'è, e trovi di parlare un pochino qua e là, di scopate, ubriacate e vomitate, perché quello è, e trovi anche degli strumenti che suonano, che male non è, in questo la sua intervista insomma era comunque onesta. Trovi qualche dettaglio di quelli intimi quotidiani che tanto piacciono agli amanti dell'indie, infatti ci sono 2 o 3 pezzi chiaramente indie, anche come intenzione proprio del cantato, per intenderci. La traccia numero 10, Wando, è quella che più di tutte mi conferma l'idea che mi sono fatto durante il viaggio dell'album. Cioè che piaccia o non piaccia, che sia interessante o non sia interessante, comunque è trasparente, è onesto, è anche innocente a volte nella sua trasparenza, ecco. Wando che poi vai a vedere e in effetti la sensazione non era del tutto sbagliata, il fatto che fosse intimo, che fosse un po' infantile, diretto, insomma, voglio dire, abbastanza povero a livello di scrittura, però molto onesto. Lo si capisce perché poi, infatti, andando a vedere bene, è una traccia che ha dedicato al padre. Dal padre, tra l'altro, eredita la passione per la musica e anche i gusti musicali, magari un po' retro rispetto alla sua età, credo abbia 25-26 anni. Quindi, in sostanza, se non me lo fanno stare veramente sul cazzo costruendo narrative allucinanti, che già in realtà già era partita così, perché il nuovo punk, lui stesso sbaglia in realtà, perché qualche volta, anche in qualche frase simpatica, cita il punk rock. In realtà i suoi riferimenti musicali non sono da trovare nel punk rock, in realtà, ma sono nel punk pop, casomai. Se dici che questo è punk rock, a quelli che veramente sono cresciuti a pane e punk rock, insomma, innanzitutto non ci fai una gran bella figura e poi già in qualche maniera rischi di essere etichettato. Rischio che tra l'altro correvo io stesso, perché quando appunto l'ho conosciuto tramite quell'intervista ho letto 2 o 3 cose che... Tipo, ricordo che la sua intenzione era quella di fuggire dal rap che è tanto autoreferenziale ed egocentrico, riportandosi in una dimensione, non mi ricordo che cazzo intendesse. Sì, ma se lo stai facendo portando uno dei generi più falsi, più estetici, più bugiardi mai esistiti, cioè il punk pop degli anni 90, diciamo, primi 2000,
non è che hai le idee molto chiare, però probabilmente anche essendo lui molto giovane, su di lui quei riferimenti hanno un certo tipo di forza, che magari è chiaro che non lo trova uno che viene dai Ramones. Insomma, volete ascoltare distrattamente, farvi fare compagnia? Volete un po' di musica suonata? Qualcuno che dice cose comprensibili? Non sto dicendo belle, ma comprensibili? Ma a sto punto ascoltatevi questo. Visto che vi siete rincoglioniti per una vita e ancora saltate quando parte in pista qualche canzone tipo Adam's Song, What My Age Again, roba di questo tipo, e non ci avete mai capito neanche una parola, forse per fortuna, a sto punto ascoltatevi sto Cristo che fa praticamente la stessa roba, ma almeno capite di che cosa sta parlando. No?